cerchiamo di divulgare qualche spunto di riflessione. È chiaro che la vita sia oggettivamente meravigliosa, c'è sempre questa simpatica ed eterna solitudine derivante dall'essere, che quando si è, in realtà nessuno ha intenzione di stare con te quando sei. Non intendo dire sei qualcosa di specifico, quando sei, perché essere equivale ad osservare la società per quello che è, per quello che offre, e quello che la società offre è povero, perlomeno per me, povero. Si chiede continuamente una presentazione di quello che si è, si ha bisogno di presentarsi per quello che si fa, si ha bisogno di vestire in una certa maniera per non essere osservati o per essere osservati in maniera rispettosa da individui che poi in mutande sono persone comuni. Cioè, ogni volta che mi accorgo di non essere poi oggettivamente ben visto, ben valutato, o ripreso, spesso sono ripreso come i bambini, vengo ripreso perché faccio troppo. Cioè, mi accorgo che ho un limite all'interno del sogno, no? Che lo è. No, magari ci siamo autoimposti, ci imponiamo retaggi educativi, non lo so. Mi ricordo che avevo tanta voglia di arrivare all'ascensione, non lo so, ad arrivare ad ottenere una qualifica interiore, una qualifica interiore importante e poi no, a volte mi chiedo se mi sia perso, ma in questo essermi perso ho trovato qualcosa che comunque è interessante. Cioè nella perdita oggettiva di dire basta, non voglio più avere contatti sociali di qualsiasi tipo, non voglio più avere contatti religiosi di qualsiasi tipo, non voglio, non voglio più avere un'idea di giustizia interna, non voglio più avere un messaggio sociale da portare, non voglio più avere un lavoro specifico. C'è come una distruzione dolorosissima. E allora è qui che poi entra in realtà la compassione per gli altri esseri viventi che non hanno ancora compreso questo. Perché la difficoltà grande è quella di dire ma io non sono niente, non sono niente. Non sono niente e per di più la maggior parte della mia vita ho mentito, sono stato mentito, ho tradito. Tutte cose positive. Non lo metto in dubbio. La veridicità di quello che siamo è sempre messa a repentaglio, no? Già quando ti chiedono ma come ti chiami? Ma chi si chiama? Io non mi chiamo. Questo ripetersi, no? Siamo portati a fare. Perché è difficile stare in società? Perché oggi la società è fatta prettamente da individui che portano una bandiera. Questa bandiera è la bandiera della personalità, è la bandiera dell'essere qualcosa, del dimostrare qualcosa. Quindi ci si aspetta poi che diventiamo importanti, ci si aspetta che diventiamo interessanti per gli altri, no? In società a volte, in gruppi, spesso in passato mi capitava di essere preoccupato del dover dire qualche cosa di specifico, di dire qualcosa di interessante, cioè di fare un po' il fenomeno. Tutti quanti vogliono un fenomeno. E la scelta è o diventare un fenomeno, possibilmente non da baraccone, e esprimere i tuoi profondi dubbi. Mi dicono ma la vita è meravigliosa, basta crederci. Mi ha detto una cara amica. Io ci ho meditato sopra, ho detto beh sì, la vita è meravigliosa, basta crederci, ma cioè, non è abbastanza che la vita sia meravigliosa e basta crederci. Bisogna anche osservare che per me l'integrazione è impossibile. Per me l'integrazione con gli altri, io non odio gli altri esseri umani, per me alcuni a volte sono divertenti, altri sono un po' così, altri sono semplicemente interessanti, altri lo sono meno. Io non mi definisco
qualcosa di specifico. Sono annoiato non saprei più definire che cosa mi potrebbe divertire. C'è questa fase di ripristino della propria personalità o dell'acquisto di una nuova identità che poi alla fin fine non ha espressione, cioè non riesco ad esprimere la mia identità, la mia entità, no, identità. Non riesco ad esprimere la mia entità, perché nell'espressione della mia entità ho necessariamente bisogno di avere una personalità, ma io non la voglio, Cristo, non la voglio, non voglio una personalità. E quindi la grande difficoltà è comprendere profondamente la solitudine che deriva dalla scelta di essere un'entità che non utilizza una personalità, perché gli altri hanno bisogno di una personalità da ricevere. Cioè, mi accorgo che se tu hai una personalità, hai modo di vendere un prodotto. Se tu non vuoi vendere quel prodotto, gli altri non hanno una merce di scambio adeguata, perché la personalità vende e acquista altre personalità. Cioè, la mia utopistica idea di vita, noi dovremmo andare profondamente a comprendere l'entità altrui, ma questo ci è impossibile, perlomeno per me lo è. Cioè, a volte posso comprendere che qualcuno è un essere angelico, si vede, no? Qualcuno è un essere più demoniaco. Si arriva poi ad una completa mancanza di interesse per la vita in genere. E questo può risultare leggermente pericoloso perché la mancanza di interesse della vita, sulla vita, nella vita, poi può portare ad uno stato depressivo enorme, della quale io non so come non ne sento il tocco. Cioè la depressione, è cosa che più o meno ho conosciuto nella mia vita, ma mai a livelli estremi, non ha mai attaccato profondamente quello che sono. E quindi io sono sempre sopravvissuto. In questo momento mi sento talmente libero che la depressione non arriva. Arriva il malcontento, chiaramente, e dal malcontento si può riuscire a costruire, creare qualcosa. Dalla depressione, no, la necessità di non dover piacere agli altri, necessariamente, e soprattutto di ogni tanto infastidirli il più possibile, perché tramite l'infastidire l'altro tu arrivi, tramite la provocazione, a comprendere i suoi punti deboli e se hai voglia di comprendere che siamo tutti la stessa cosa, anche i tuoi. Sinceramente, non so quanto poi sia interessante comprendere i propri punti deboli. Conosco tante persone che fanno un lavoro interno, ma è un lavoro di tipo psicologico in cui vanno a distruggere la propria personalità il più possibile, annientandosi sempre di più, ma non c'è un automiglioramento in questo. Io credo che l'automiglioramento in realtà sia proprio la reale distruzione di se stessi, e vuol dire che nell'automiglioramento che io intendo portare non ci deve essere un reale miglioramento, ma ci deve essere un peggioramento per tutto quanto quello che noi abbiamo incapsulato nella nostra mente come una positività sociale. Unione a quell'uno arrivi dalla comprensione di non voler essere due e quindi di non voler essere nient'altro che quell'uno. Per quell'uno intendiamo quella entità che noi siamo, che chiaramente non gli piace dove vive. Cioè, se all'entità piacesse costantemente, fosse sempre satura, fosse sempre accontentabile, fosse sempre felice e serena, non ci sarebbe chiaramente la ricerca maggiore e l'espressione. La società in genere non piace assolutamente.